Oggi siamo alla Rocca di Lonato, nella casa museo Ugo da Como. Siamo qua con Stefano Lusardi e Anna Paola che parteciperà della lezione. Sì, questa casa è stata abitata fino al 1944, ma si tratta in realtà di un edificio molto più antico perché venne edificato verso il 1441. È un luogo molto legato alla Repubblica di Venezia perché ero nato come Brescia e Bergamo fu sottoposta dove era la dominazione della Repubblica di Venezia. Ugo da Como dal 1910 al 1941 abita questo luogo facendone una vera e propria cittadella di cultura, perché qui, oltre ad esserci una casa completamente ben conservata, è anche il luogo di una straordinaria biblioteca. Sono qui conservati circa 52.000 volumi dal XII secolo sino alla metà del Novecento, interamente consultabili. Fantastico, fantastico. Ci puoi dire esattamente quello che ci sarà questa collaborazione tra yoga e neurologia funzionale insieme alla fondazione? Sì, abbiamo pensato con Edo, ad organizzare una serie di appuntamenti attraverso i quali il pubblico affezionato agli appuntamen potrà accedere a un luogo anomalo rispetto a questo tipo di incontri, cioè, questo luogo è il museo, sono i giardini, il parco, il complesso monumentale che pure comprende anche la Rocca di Lonato. Si tratta di una serie di appuntamenti che non sono mai stati organizzati e siamo certi che in questo luogo così carico di bellezza e di armonia ci si potrà trovare in uno spirito e in un contesto assolutamente favorevole a questo tipo di incontri. Grazie Stefano e siamo qua anche con Anna Paola perché la lezione si svolgerà proprio noi 2 insieme, okay? Questo luogo è veramente fantastico. Mi raccomando, seguiteci sui canali social. Qui sotto lascerò nei commenti i link della Fondazione Ugo da Como, i canali social Instagram e Facebook e via la lezione. Allora, la lezione. Oggi tratteremo il tema respirazione, per cui identificheremo le zone del corpo dove si dovrebbe respirare in determinate posizioni. Okay? Adesso Anna Paola mettiti in Tadasana o la posizione di neutron stance guardando di là, i piedi sono esattamente largo come le anche, la misura prendendo esattamente con le mani alle creste righe, le dita delle mani devono coincidere tra il secondo e il terzo dito del piede e mettervi nella posizione del neutron stance o come volete di Tadasana, il filo ti tira su in alto, respirazione diaframmatica per cui molto sotto verso l'addome, rilassare la bocca, la lingua, il viso, le mani e radicarsi proprio bene i piedi, allarga bene le dita ai piedi e come se il respiro dovesse andare proprio ai piedi. Fate circa da 3 a 5 respiri in questa posizione, non è una posizione militare, dovrebbe essere proprio una posizione della colonna neutrale. Okay? Bene, allora mettiti in Uttanasana, guardando di là, bene, giù in basso Uttanasana. Prenderemo circa 5 posizioni per verificare quale parte del corpo, dovremo esattamente indirizzare il nostro respiro. Questa posizione in Uttanasana, quando di solito faccio l'Uttanasana, preferisco magari iniziare con le gambe flesse, in modo tale che poi, la colonna si rilassi maggiormente, l'addome si cerca di attaccarsi di più alle cosce e poi successivamente distendere le gambe. Piega le gambe, okay, e il tronco scendi ancora di più, giù la testa. Bene. In questa maniera l'addome è più attaccato alle cosce, giusto? Corretto. Perfetto. Quindi la colonna stenderà una gamba e l'altra, può anche muoversi spingendo i piedi a terra e stendendo bene poi dopo le gambe. Allora, siccome nella posizione d'eutanasia che c'è la flessione del bacino,
c'è la flessione del tronco, l'addome è schiacciato dalle cosce, per cui il respiro dovrebbe essere portato a livello posteriore del tronco. In questa zona io allora metto le mani ai lati, cerco di far sì che lei percepisca che il respiro deve essere portato in questa zona e cerco di identificare anche qual è il lato in cui lei respira di meno o di più. Mettiamo che in questa posizione io riesco a sentire che lei, ancora un respiro, lavora di più sul lato sinistro piuttosto che a destro. Io tolgo la mano sinistra e fallo respirare lato destro, portando l'attenzione solo su quel lato destro del tratto lombare. Quindi tutto il resto è immobile, molto meglio. Per cui quando farete a coppia questo esercizio, l'altro che è su nella mia posizione deve cercare di percepire quale lato che stava lavorando di meno, per cui una disfunzione della respirazione in quella parte del corpo. Ora metto le mani, metto tutte e 2 mani e provo a verificare se è migliorato la distribuzione del respiro. Molto meglio. Okay. In neurologia funzionale questo tipo di approccio, per cui il cueing esterno sono le mie mani che toccano, bene, dita delle mani a coppia, la testa su e su in alto. Com'è andata la colonna? Si muoveva? Muoveva di più e dopo le ginocchia. Anche le ginocchia sono un po' Più più sciolte? sciolte. Okay, molto bene. È da provare e verificare esattamente questo tipo di rapporto respiro, movimento della colonna vertebrale e ciò che questa tecnica può migliorare l'uttanasana. Ricordatevi, seguite il canale e schiacciate la campanella per i prossimi video lezione. Se vedete siamo in un luogo veramente spettacolare, in una sala della casa museo della Fondazione Ugo da Como a Lonato. Qui sotto lascerò il link i social della fondazione, il sito, Instagram, Facebook, perché ci saranno tutti gli appuntamenti in presenza yoga nel museo Ugo da Como. Ok? Bene, allora mettiamo in un'altra posizione Adho Mukha Svanasana. Ok? Le mani larghe, le mani come le spalle, il bacino e i taloni come il bacino, come i polsi, come le braccia. Bene, nella posizione dell'Adho Mukha c'è già un movimento o un movimento interno dell'addome che per sé in questa posizione lui è risucchiato, che è la parte intera dell'addome. Qui non vedete, ma c'è un risucchio dell'ombelico verso l'interno della colonna già naturale. Per cui non respireremo sulla parte anteriore dell'addome, respireremo sulla parte posteriore, poi tratto lombare, e sui lati del torace. Siccome l'abbiamo già fatto la parte posteriore, cerchiamo ora di dare una attenzione maggiore sui lati del torace. Per cui appoggio le mani sui lati e lei deve portare il respiro in questa zona. Ok. E verificare se c'è una disfunzione, quale lato che si muove di più o quale lato che si muove di meno. Ecco, ho già identificato che il sinistro si muove di più,
e destro di meno. Giusto? Lo senti? Ok. Allora, tolgo la mano sinistra, per cui il lato sinistro era molto più evidente nei suoi movimenti intercostali. Adesso devi portare il respiro qui, solo qui. Un po' di più. Devo premere leggermente di più le mie mani, oppure utilizzare tutte e 2 mani, in modo tale che lei percepisca che è in questa zona che dovrebbe portare di più il respiro. Okay. E di meglio, molto meglio. Okay. Adesso vediamo come sono i 2 lati. Okay, meglio. Vai. Bene. Giù le ginocchia. Uttanasana. Giù la testa. Dita delle mani a copa, la testa su e su in alto. Bene. Abbiamo verificato che non sempre il lato, per esempio del tratto lombare coincide con la zona toracica. Bene, la terza posizione, Urdhva Mukha, per cui una posizione all'indietro. Vai Anna Paola, pube verso le avambraccia. Ora, respiro qui, tutta la parte attivata dietro, per cui il respiro non può essere esattamente sul dietro e sarà esattamente sulla parte anteriore. Ok? Vediamo. Questo lato sinistro va meglio, per cui appoggio la mano destra e porto il respiro qui. Ok, solo qui. Non è semplice, eh? Solo qui. Ancora 2. Lato sinistro, in questo caso lato sinistro. Sposto così. Vedere l'ultima volta lato sinistro. Bene. Appoggio tutte e 2 mani e vediamo. Ok, dietro, l'ultimo. Molto meglio. Adho Mukha, dalla testa, via. Adho Mukha. Giù le ginocchia a terra, indietro le mani, Uttanasana. Giù in basso, relax. Dita delle mani a copa, la testa su e su in alto. Ok? Bene, lascia, punto. Respiro, posso anche mettere la mano sulla parte inferiore dell'addome, sempre per prendere come spunto tutto ciò che stiamo facendo oggi. Okay. Qui praticamente non ci deve essere nessun movimento. Dall'addome verso il basso, verso i piedi. Ok, molto bene. Faremo adesso la quarta posizione. Lo farai il Malasana, per cui piedi uniti, le ginocchia separate, piedi completamente uniti, le ginocchia separate, in basso allarga le ginocchia e le mani là in avanti. Giù la testa. Ok, come le posizioni di flessione del tronco, lei non respirerà sui lati, ma cercherà di respirare non soltanto sul tratto lombare, ma sui lati posteriori del tronco. Per cui metterò le mani non in alto, ma porterò più in basso alla gamba toracica. Per cui cercherò di percepire che lei respiri leggermente sui lati, ma anche su dietro, pollice e le dita delle mani aperte. Ok, è molto equilibrato, già dovuto al percorso che abbiamo fatto fino qua. Il respiro è leggermente più presente a sinistra rispetto a destra, giusto Anna Paola? Un po'. Ha una reazione subito, cioè
la reazione, quando io premo leggermente di più e do questa informazione al suo sistema nervoso, c'è una reazione immediata. Molto meglio. Per cui se volete proprio dare questo input maggiore alla persona con cui state facendo, basta premere leggermente di più. Adesso metto le mani su tutti e 2 i lati. Molto meglio. E lì resto nella posizione circa da 5 a 7 respiri, dal momento in cui ho ripristinato questo tipo di respiro. E i talloni vanno sempre più in basso, per cui respiro da qui verso il bacino e verso i piedi. Inspiro, porta, verso qui in basso e verso i talloni. Benissimo. Stendi le gambe, piedi separati, Uttanasana. Dita delle mani a copa, la testa su e su in alto. Perfetto. Ricordatevi di seguire sempre il canale e di schiacciare la campanella di avviso perché ci saranno tante altre lezioni. Siamo in questo luogo magnifico, nella casa museo della Fondazione Ugo da Como. Lascerò qui sotto il link di tutti i social, sia della fondazione, sia anche della formazione che ho fatto in ForMove SRL di Firenze. Ok? Ora faremo una posizione un pochettino più, diciamo, non tanto complicata, ma a livello della respirazione sarà un po' più impegnativa. Lo farà il Trikonasana. Ok, piede destro avanti e se sei già spaventata, sei spaventata un po', allarga bene le gambe, mettiti proprio ok, i talloni sinistri leggermente un po' più esterno rispetto all'alluce. Ora stiamo facendo con un'idea delle posizioni rispetto al respiro. Ora, poi dopo c'è la parte biomeccanica, c'è la parte degli occhi, la parte della mobilità. Ora stiamo vedendo la connessione, posizione e respiro. Bene, allora, sul braccio destro, là in cima, giro il palmo della mano, per cui se vado in quella direzione devo guardare anche in quella direzione, quindi guardo verso destra, la mano sinistra, fianco sinistro, e porto il tronco fino a metà. Bene. Giù la mano destra, alla caviglia destra, e la mano sinistra sotto la natica sinistra. Stendi il braccio sinistro. Okay. E guarda. L'idea è proprio di questo filo non è più verso l'alto, ma è in quella direzione, verso destra. Attivo le cosce ruotano dall'interno all'esterno e metterò la mia mano sull'emicostato suo sinistro, ma più che altro sulla parte anteriore, l'abbiamo visto a parte posteriore, cercherai di portare il respiro qui. Ok, spandi bene le coste, porta di più qua, adesso più che altro il suo respiro è qua sotto, sarà qui sopra. Non è semplice, vai, ancora. Esatto, e svuoti, 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 svuoti. Ok, e la mano destra scende, vai. Qui. E aspetta, siamo un'argilla, giusto? Ecco, cerco di sentire il suo respiro e poi lei cambia la posizione scivolando la mano destra sempre più in basso. Okay. Sei quasi sul pavimento già, no? Esatto, senza cambiare nulla la posizione. L'ultimo respiro sul lato sinistro. Ok, e vai. Okay. Sul braccio sinistro
Quindi l'idea è di qualcuno che tira la mano su in alto e qualcuno che spinge qualcuno. Tu che spinge la mano a terra. Gira la testa, dal braccio sinistro su in alto, giù le braccia, ok, bene, chiudi le gambe, stop. Ok, non era semplice, non era semplice. Poi, Per me no. esatto, ma indirizzare proprio il respiro lì è stato veramente bello, perché poi la colonna si si stendeva, si lasciava, la mano scendeva, molto bene. Ok, andiamo nell'ultima posizione, abbastanza semplice, lo faremo il mezzo ponte, che è chiamato mezzo ponte, però quelli che fanno yoga sa benissimo che non è il mezzo ponte, è il mezzo arco, per cui è Ardha Urdhva Dhanurasana. Ok, mettiti giù, bene, i piedi sono abbastanza vicino alle natiche, vedi che poi lei tocca appena appena con l'indice i taloni. I taloni sono sempre leggermente più esterni rispetto agli alluce, allargo bene le dita dei piedi, bene. Ora, sul bacino, poco, non tanto, intreccia le dita delle mani sotto. Ok, flettere bene i polsi qua sotto. Adesso extra ruota le spalle e fai un cuscino proprio, vero, con i tricipiti. Ok, con i tricipiti e la parte posteriore delle spalle. Bene. Ora il respiro ovviamente non può essere portato dietro, dovrebbe essere portato in questa zona qua. Quindi la parte più bassa del torace verso le coste fluttuanti, mentre lei farà esattamente l'apertura del torace e verrà su con il bacino. Ora, comincia a portare il respiro qui. Non qui sotto, ma a livello toracico inferiore. Ok. C'è sempre il lato destro che meno, no, non è bloccato, è meno presente. Per cui io metto la mano qua. Lascio la mano destra, la mia mano destra sul suo emitorace destro. Ok. Ancora un paio. Vai. Esatto. Vedete che io ho cercato di dare un tipo di movimento come se fosse una scossa, okay? Per dare anche questo stimolo esterno che noi chiamiamo di cueing esterno. Stimolare questa parte. Posso anche grattare, posso anche picchiettare, ma le metto la mia mano e premo. Bene, ora inspira intensamente, blocca il respiro, alza il bacino, espira, vieni. Ok. Inspira larga, blocca, spingi il pube in alto, espira lo sterno verso il mento. Ancora 2 respiri, vai, inspira, vai a destra, blocca, piedi, pube in alto, espira. L'ultimo respiro, vai, inspira, apnea, pube in alto, le spinte dai piedi, espiro, vieni in questa direzione. Inspira, ferma, vai, espira giù in basso. Ok, molla. Perfetto, stendi le gambe, palmi girati verso il soffitto e chiudi gli occhi. Bene, ora per finire la lezione porterò la mia mano a livello dell'ombelico, portando l'attenzione, ma lei non deve assolutamente modificare il suo respiro, io do soltanto una percezione al suo sistema nervoso, quindi al suo cervello, che il respiro deve essere sulla parte inferiore della donna. E qui, bocca rilassata, lingua rilassata, crea un piccolo spazio in bocca, la mandibola tocco, dovrebbe essere rilassata, la mandibola dovrebbe essere rilassata, intensamente in basso. Ogni volta che espira un attaccamento
maggiore del corpo verso il pavimento. Ancora 2 o 3 respiri profondi. Sembra la bella addormentata. E fra poco si sveglierà. Con un bacio. Con o senza il bacio? Io direi con il bacio, dai. Ok. Su in alto. Bene. Bene Anna Paola. Sopravvissuta e rinata. Allora, ricordatevi di seguire il canale, di schiacciare la campanella per l'avviso dei prossimi appuntamenti e delle prossime video lezioni. Siamo sempre in questo luogo meraviglioso, grazie alla Fondazione Ugo da Como, in questa casa museo, dove faremo degli appuntamenti dalla metà di agosto in poi. Seguiteci sui nostri canali, qui sotto lascerò il link della fondazione, dei canali social come Facebook, Instagram e dall'Academy for Move, dove ho fatto la mia formazione in neurologia funzionale. Bene, grazie Anna Paola, grazie, ok? E ci vediamo lungo la strada.